Lo streaming è ormai il metodo più utilizzato per la fruizione musicale. I formati fisici resistono con vinile in testa e a seguire CD e cassette. Come unire le due esperienze? Come unire la comodità dello streaming al piacere tattile ed estetico del formato fisico senza rinunciare alla qualità di ascolto? Ci prova il Quardisc, il nuovo formato musicale nato da un'idea tutta italiana, e quello che vedete tra le mie mani è il primo titolo pubblicato. Si tratta di Invito al viaggio, il concerto dedicato a Franco Battiato che confronterò con le versioni in vinile e CD che avete già visto. Vi anticipo che ci sono cose buone e altre meno buone, e in questo video vi spiego quali. Quando ho letto la notizia dell'imminente pubblicazione del primo Quardisc, sono andato subito a cercarlo e l'ho acquistato immediatamente, non solo per soddisfare la mia curiosità onnivora, ma anche e soprattutto perché l'idea è nata da una startup italiana. E poi, avendo in collezione la versione in vinile e CD, già mi pregustavo il confronto tra le varie esperienze. Ma andiamo con ordine. Dove si può avere qualche informazione in più? Direttamente sul sito degli ideatori, quardisc.com, un sito ben fatto, esteticamente accattivante, che contiene tutte le informazioni necessarie a capire cosa sia effettivamente questo Quardisc e come utilizzarlo. I passaggi ci sono tutti e sono anche piuttosto chiari. Manca forse un po' di trasparenza quando si sostiene che il Quardisc possa essere la soluzione all'obsolescenza del CD e alla scomparsa dei lettori CD dal mercato. Con tutto il rispetto per ciò che sostengono in Quardisc, non mi risulta affatto che il CD sia morto, anzi il clamoroso rialzo dei prezzi del vinile sta spingendo moltissimi appassionati ad acquistare la copia fisica dell'album in CD, invertendo leggermente la rotta che si era delineata nell'ultimo decennio a livello globale e negli ultimi 5-6 anni a livello italiano, e che vedeva il 33 giri, il vinile, nettamente favorito sul CD. E poi non mi risulta neanche che siano scomparsi i lettori CD dal mercato, anzi ci sono validissime opzioni su più fasce di prezzo e nuovi prodotti sempre in uscita. Per il resto, lo ribadisco, il sito è ben fatto e a fronte di un accento rivolto un po' troppo all'autoesaltazione abbiamo una quantità di informazioni sufficienti a capire cosa sia il Quardisc nella teoria. Non dobbiamo andare a cercare articoli in rete, anche perché quello che si trova ad oggi è né più né meno il contenuto del comunicato stampa rilasciato da Quardisc, più o meno rielaborato da redattore di turno, di solito meno rielaborato. Quindi non c'è nessuna prova sul campo al momento, quando sto registrando questo video, su cosa sia nella pratica il Quardisc. Intanto vi faccio vedere subito i vari formati a confronto. Questo è il Quardisc, questo il CD e questo il box in vinile. È un cofanetto, per chi lo possiede sicuramente già lo sa, però le dimensioni della copertina rispecchiano perfettamente quelle di un vinile singolo e quindi è ideale al nostro scopo. Analizzeremo in seguito le differenze tra i contenuti dei vari formati musicali. Per il momento mi voglio concentrare sul Quardisc e vi dico cosa ho pensato subito appena ho scartato il pacco. Ho pensato, guarda che figo, perché la copertina è fatta bene e dimensioni e consistenza mi piacciono. Il logo di Quardisc è ben fatto e, a proposito, Quardisc è l'estensione di Quardisc, un nome che calza a pennello visto che si serve per la parte digitale dei codici QR code che ormai conosciamo molto bene. Sul retro le informazioni come autori, brani, eccetera, prendono quasi tutta la superficie, e questo è un bene perché consente di aumentare la grandezza del font e quindi la leggibilità. In basso poi ci sono i crediti scritti in piccolo. Qui accanto al logo di Quardisc troviamo in inglese una sintesi di cosa sia il Quardisc e ve lo traduco al volo. Questo nuovo oggetto tra le tue mani è il primo esempio al mondo di un formato musicale che può essere utilizzato in digital
digital, ossia la spiegazione la troviamo un pochino più approfondita sul sito, ma arriva anche subito nella frase successiva. Puoi utilizzarlo fisicamente o digitalmente e con la piattaforma Quar puoi interagire con esso e scoprire un mondo di emozioni, contenuti speciali e totalmente inediti creati esclusivamente per questo Quardisk. Si legge anche in memoria di Fabrizio Capanna e sul sito capiamo chi sia Fabrizio Capanna, o meglio chi sia stato, ossia un membro del team che ha lavorato alla realizzazione del progetto e che purtroppo nel 2022 è venuto a mancare. Qui c'è il codice a barre con sotto il prezzo 49 euro. Oggi chi vuole acquistarlo lo paga in realtà 34,90 euro più 5 euro di spedizione, che è un prezzo di lancio come viene indicato nel comunicato stampa, e mi viene da pensare che il prezzo di vendita per i prossimi titoli sia di 49 euro e dopo aver esaminato tutto il contenuto torneremo sul rapporto qualità-prezzo di questo primo Quardisk. E infine sul retro abbiamo il numero della copia. Questa è la mia copia. Ogni Quardisk è numerato perché si tratterà sempre di edizioni limitate e numerate e che non verranno mai ristampate. E qui si trova il primo QR code e c'è subito una sorpresa che potrebbe far storcere il naso, perché se vado ad inquadrarlo con il mio telefono, dove vengo indirizzato? No, qui devi inquadrarli. Eccoci qua. Dove vengo indirizzato? Vengo indirizzato su questa pagina dove mi viene detto che se voglio regalare questo Quardisk posso allegare una videodedica al costo di 99 centesimi. Naturalmente non sono i 99 centesimi a spaventarmi, piuttosto credo che non sia strategicamente saggio che ancora prima di rimuovere il cellophane mi venga chiesto di spendere altri soldi. È chiaro che in caso di regalo il prodotto debba rimanere sigillato e ha perfettamente senso che il QR code sia visibile all'esterno senza intaccare la confezione. Però, proprio visto che devi lanciare un nuovo formato, rendi questa possibilità gratuita. Poi, quando il Quardisk avrà ingranato, potrai decidere di farlo pagare o meno. Estraggo il contenuto e la prima cosa che mi trovo davanti è il libretto di dimensioni generose, buona qualità della carta e delle foto. È in tutto e per tutto identico al libretto che troviamo nella versione in vinile, questo qui, solo di dimensioni leggermente più contenute. Questo libretto resta comunque molto godibile, soprattutto più godibile della versione in CD, dove per ovvi motivi di spazio si è scelta un'altra impaginazione che per forza di cose mortifica la bellezza di queste foto, riducendone molto le dimensioni. Sia la versione in vinile che la versione in CD non offrono altro, oltre ovviamente ai supporti fonografici stessi e al libretto che avete già visto. È qui che potrebbe venire fuori la grande idea del Quardisk, che nelle intenzioni dei suoi ideatori dovrebbe unire il fascino del formato fisico alla praticità del digitale. Digitale che si esprime come? In due modi. Allora, questo è il cartonato che riprende la copertina dell'opera, qui dietro ci sono tutti i brani, questo è il codice e il numero della copia che abbiamo visto prima, perché nella confezione, faccio vedere al volo, ecco qua, qui c'è un rettangolino aperto, questo è il QR code da inquadrare per regalare, fare una videodedica a pagamento, qui c'è il numero della copia. Dicevo, questo è il cartonato, copertina, fronte e retro. Qui c'è ad incastro, come se fosse un puzzle, questa card che riprende la copertina dell'opera. Vi faccio vedere anche come rimane poi il cartonato dopo aver estratto la card. Dicevo, una card che riprende la copertina dell'opera e quindi una soluzione di packaging molto smart e molto gradevole
alla vista. Così è come appare con la card inserita, così quando togliamo la card. Qui c'è un altro QR code e sul retro della card c'è il titolo dell'opera. Qui c'è il logo di Quardisk su quella che abbiamo già capito essere una chiavetta USB che potrà essere letta con un impianto Hi-Fi dotato di ingresso USB oppure inserita in un computer, e con i nuovi Mac o con i PC e laptop Windows che utilizzano solo ingressi USB-C ovviamente dovremo utilizzare un adattatore oppure un hub. Ecco qui la card del Quardisk e quindi anche la schedina USB già collegata hub che collegherò al Mac, e si passa alla registrazione dello schermo del Mac, così vedete più chiaramente qual è il contenuto di questa scheda, quindi del Quardisk. Collego quindi la schedina USB al Mac, adesso mi comparirà l'hard disk, eccolo qua, che si chiama Untitled, non ha un altro nome. Apriamo l'hard disk e troviamo queste due cartelle, High Quality e Quality, quindi alta qualità e qualità. E nella cartella alta qualità i file sono tutte ovviamente le canzoni dell'album e sono in formato WAV, quindi un file musicale senza perdita di dati rispetto all'MP3 che è contenuto nella cartella Quality. Anche qui tutti i brani, e la qualità dell'MP3 è un file a 256 kbps, quindi insomma con il file WAV ci possiamo stare perché si sovrappone alla qualità audio del CD. Un paio di considerazioni al volo: sarebbe stato più scenografico, più d'effetto rinominare l'hard disk e quindi la schedina del Quardisk con il titolo dell'album, o almeno rinominare queste due cartelle con il titolo dell'album e poi Quality o High Quality, ancora meglio in italiano, però vabbè, se vogliamo che questo formato sia internazionale ci sta anche l'inglese. Altra cosa, sul sito ma anche sul retro della confezione si dice che Quardisk offre contenuti speciali ed altri totalmente inediti. Qui dentro la cartella abbiamo solo i file musicali, non ci sono foto in alta risoluzione come troviamo nel libretto ad esempio. Il motivo è che i file musicali, adesso ve lo faccio vedere subito, occupano quasi tutto lo spazio della schedina USB che ha una capacità di 2 giga e ci sono 1,78 GB occupati sul disco, quindi rimangono disponibili 274 megabyte, e qui delle foto ci potevano entrare, magari non ad altissima risoluzione, però un'altra cartella con le foto che sono contenute nel libretto io le avrei messe, oppure i testi, gli altri crediti e così via. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e non costa niente e mi aiuta a raggiungere altri appassionati come te. Grazie mille per il tuo supporto, e poi voglio sapere da te nei commenti qui sotto in che percentuale utilizzi la musica in streaming. Ad esempio, ascolto 80% in vinile o CD o cassetta e il 20% in streaming, che sia quando faccio la doccia, quando vado in macchina, quando cucino, eccetera, eccetera. Ok? Scrivimelo nei commenti qui sotto. E quindi lato chiavetta abbiamo detto tutto, adesso possiamo passare al QR code, quindi al fulcro dell'esperienza del Quardisk. Vedete che si inquadra il QR code. Non è molto semplice fare due cose, guardare la camera e scaricare l'app. La riscarico visto che l'avevo già ottenuta. Al primo accesso si aprirà questa schermata che ci fa scegliere se accedere o creare il nostro utente, che io ovviamente ho già creato, quindi accedo. Dopo aver inserito utente e password, questa è la schermata che si apre, quindi siamo nella home. Poi qui in basso, ve lo faccio vedere, c'è il pulsante cerca, QR code per scansionare un altro QR code, libreria
e notifiche. Ripartiamo dalla home, dove mi voglio focalizzare su queste due finestre, perché qui ci sono dei brani, top week, top quart disc. Beh, in realtà sono pubblicati solo 2 quart disc, questo qui che ho acquistato e questo di tale Harry Dogan, che non so chi sia, che probabilmente è in omaggio, perché io ovviamente non l'ho acquistato. Se io vado ad aprire la pagina dedicata a Franco Battiato, ci sono i primi contenuti legati al quart disc. Però prima di analizzare nel dettaglio questa parte che rappresenta il contenuto extra del quart disc, voglio andare lato musicale sulla libreria, che ovviamente già contiene i miei quart disc. Ecco qua, Invito al viaggio di Franco Battiato. Cosa possiamo vedere in questa schermata che è simile ad altri servizi di streaming musicale? Qui c'è la sezione special che vediamo dopo nel dettaglio, qui c'è il tasto più che ci fa aggiungere, creare una playlist e quindi aggiungere i brani. Qui ovviamente su iPhone non c'è il tasto a schermo del back, per andare indietro si fa uno swipe verso destra. Questo tasto virtuale ci consente di fare uno shuffle, quindi una riproduzione casuale di tutti i brani dell'album, e questo play, insomma, con una dimensione più generosa, è ovviamente la riproduzione dell'album in formato integrale. Cosa vediamo così da Chito? Tutti i brani, va bene, adesso guardiamo anche i menu. Franco Battiato, Franco Battiato, Franco Battiato, Franco Battiato. Cosa voglio dire? Vi faccio vedere una cosa. Ecco qua, siamo passati su Apple Music. Questa è la schermata dell'album. E cosa vediamo? Invito al viaggio, ma ci sono anche delle informazioni che non abbiamo nell'app di Quart Disc. Perché? Qui intanto ci dice l'anno di pubblicazione, la qualità del file che è lossless e la possibilità di utilizzare anche il Dolby Atmos se abbiamo delle AirPods Max o un sistema 5.1 o 7.1 compatibile con Dolby Atmos. Qui ci sono tutti i brani e vediamo che sotto ogni brano c'è l'interprete del brano, e in un album come questo di artisti vari che reinterpretano i brani di Franco Battiato è quanto mai necessario una specifica del genere. Ritorniamo infatti sull'app di Quart Disc e vediamo che qui invece non c'è. Altro dettaglio, se andiamo a cliccare qui e quindi aprire il menu contestuale al brano selezionato, cosa c'è? Aggiungi alla tua playlist, aumento un pochino la luminosità, aggiungi alla tua playlist info brano, testo, special, audio, video. Testo, ovviamente c'è il testo del brano, che però non ha uno scrolling automatico come invece succede con Apple Music. Infobrano, qui ci sono gli interpreti del brano, che sono in questo caso Sonia Bergamasco e Cristina Baggio, titolo, autori, crediti di edizione. Va bene. E poi, altra cosa, special audio, e ci rimanda alla sezione special, che però vediamo dopo. Quindi cosa dire di questa parte dell'app di Quart Disc? La qualità audio è buona, non ci si può lamentare ovviamente, però che qualità ha questo file che sto riproducendo? Perché se io vado nelle informazioni del brano, come abbiamo già visto, non c'è la qualità del file, come invece avviene, lo ribadisco, su Apple Music. E un'altra cosa che mi consente di fare Apple Music qual è? Quella di scaricare il brano sul mio telefono. Vedete che qui c'è una spunta perché ho scaricato tutti i brani sul telefono. E andiamo nelle impostazioni dell'app musica, dove vediamo che Dolby Atmos sempre attivo, qualità audio lossless, che ovviamente possiamo anche deselezionare per risparmiare traffico dati quando siamo fuori casa e non siamo sotto una wifi. Streaming via rete cellulare, io cosa ho scelto? Hi-Res lossless perché ho un piano tariffario con giga illimitati, quindi non mi preoccupa il consumo di dati. Streaming via wifi, stessa cosa. Download, stessa cosa. Quindi la qualità dei brani che io riproduco dall'iPhone tramite Apple Music è in Hi-Res lossless, ALAC, ossia FLAC, sarebbe il corrispettivo di Apple del file FLAC, a 24 bit, 192 kHz. Invece tutto questo
nell'app di Quardisk non è possibile saperlo, anche perché vi faccio vedere né nelle informazioni del brano né nel mio profilo, dove preferenze di playback, forse è qui. No, non è qui. Se io apro, mi chiede solo le preferenze di riproduzione, casuale o meno, preferenze di marketing, informativa sulla privacy, termini e condizioni, selezione lingua, eliminare l'account. Non c'è niente che mi fa impostare o mi fa capire la qualità del file che io sto riproducendo tramite questa app. E poi un'altra cosa, perché mi sorge il dubbio, ma se io fossi in una zona senza copertura wifi o senza copertura dati cellulare, cosa succede a questi file, visto che non mi è data la possibilità di scaricarli sul telefono, come avviene ad esempio sui file di Google Drive, dove troviamo la voce rendi disponibile offline, proprio per evitare che se non siamo sotto copertura non possiamo accedere a quel file. Visto che qui non c'è quell'opzione, quando io sono senza copertura wifi, cosa succede? Vedete? È andato tutto via. Non si può riprodurre niente. Scomparso tutto. Tanto che se vado nella home e vado qui in basso, addirittura vedo che i contenuti sono bloccati. Ora questo non mi interessa perché è un bonus. Vabbè, che ce ne frega. Questo però è l'album che ho acquistato e se non sono sotto copertura, vedete, non si apre neanche, è tutto bloccato. E quindi a questo punto l'app Quardisk, che nelle intenzioni dei realizzatori mi dovrebbe offrire un'esperienza di qualità lato digitale, cos'è a questo punto? Non è nient'altro che il corrispettivo di Spotify gratuito, perché Spotify Premium ti consente di scaricare i brani. Vi do anche conferma di quello che vi ho appena detto ritornando online. Guardate, è ricomparso tutto, ci è voluto qualche secondo ma è ricomparso tutto. Dicevo, è uno Spotify free, perché lo Spotify Premium ti fa scaricare i brani sul telefono, quello gratis no, c'è la pubblicità eccetera eccetera. Ma quindi voglio dire, io ho acquistato pagando 34,90 €, 39,90 €, insomma, con la spedizione questo album di Franco Battiato che dovrebbe essere mio sia nella chiavetta e lì ok ce l'ho, ma qui quest'app cosa mi offre in più rispetto a Spotify? Niente, anzi forse meno. No, ecco, non esageriamo, meno no, perché in Spotify free c'è la pubblicità, però non mi offre niente di più, soprattutto rispetto ad Apple Music a cui io sono abbonato, pago tutti i mesi, mi offre qualità audio in alta risoluzione, lossless, qui non si sa, posso scaricare i brani su Apple Music, qui no, insomma non sono soddisfatto. E andiamo allora alla fine ai contenuti speciali, quelli che dovrebbero dare proprio quel guizzo in più, quella marcia in più a Quardisk, o meglio all'app di Quardisk. Andiamo alla sezione home, se clicchiamo su Franco Battiato andiamo su questa pagina dove qui ci sono le news. Quar News visualizza tutto, ci fa vedere le due news che finora sono state pubblicate. Vedo che qui c'è un menu a tendina, quindi lo apro subito per vedere cosa. Franco Battiato, questo è il menu relativo a Franco Battiato. Special, e ci arriviamo, cedi Quardisk, cioè l'opzione di cedere questo Quardisk a un amico, insomma, qualsiasi altra cosa. Fan club, vediamo cosa appare, mi manda sul sito. Qui c'è il QR Club. Benvenuto nel Q Club. Questo è uno spazio riservato al dialogo diretto fra l'artista e il suo pubblico più affezionato. Qui è possibile condividere emozioni, pensieri, informazioni che possono essere pubblicate dall'artista, da membri del suo staff o dai responsabili dei fan club. È uno spazio privilegiato, sicuro e riservato ai veri appassionati. Usalo e buon divertimento! Grazie carissima, non so chi tu sia, sembri un avatar, tra l'altro mi sembra anche che fosse doppiata, quindi non italiana, comunque insomma un'esperienza piuttosto agghiacciante. Va bene, quindi questo niente.
Qui i miei hard disk e ci sono i miei hard disk, quindi in questo caso compare solo Battiato. Anzi no, mi correggo, i hard disk che ho io relativi a Franco Battiato, perché nella home invece appare anche Harry Dogan. Allora andiamo quindi a questi fantomatici contenuti speciali. Scusate, mi sono sbagliato. Ecco qua, gli special. Ecco, questa è la schermata che si apre. Boh, cosa sono? Non si sa. Immagino che non siano foto, perché altrimenti non avrebbero senso. Immagino che siano dei clip. Ah, che spettacolo! Finalmente, scusate che abbasso, altrimenti non si sente niente. Finalmente i contenuti speciali del hard disk, che effettivamente questi non sono pubblicati, sono inediti, non ci sono su YouTube, ho controllato, quindi questo è un vero valore aggiunto. Bene, mi piace. Se faccio così, allora, me lo guardo come Netflix. No, perché non si gira, vedete? Non si gira e forse ci sarà un controllo per girare il video. No, non succede niente. Non ci sono controlli a schermo. L'unica opzione che ci dà quest'app è di far partire o mettere in pausa il file. Quindi non posso andare avanti su un punto che preferisco, non c'è a schermo un'informazione su chi sia l'interprete del brano, per ritornare al discorso che si faceva prima. Qui ci sono altri contenuti, sono sempre video, sono sicuramente interessanti, però me lo fai vedere così in verticale, mi castri tutta la porzione, mi sembra di essere tornato indietro di 15 anni. Non va bene. E poi ci sono dei contenuti che sono bloccati, che probabilmente saranno sbloccabili più in là, ma che senso ha mettere un contenuto bloccato senza dirmi quando sarà sbloccabile? Non ha senso, veramente. Quindi questa è la sezione special, non c'è altro. Contenuti, insomma, interessanti, però resi veramente in un modo assurdo per essere nel 2023. E poi vi faccio vedere un'altra cosa ancora più assurda. Vado alla sezione di Harry Dogan, che non so chi sia, mi dispiace, non voglio mancare di rispetto naturalmente, ma non so chi sia. Se vado alla sezione special di Harry Dogan vedo che ci sono questi clip. Immagino che magari ci sia, non lo so, un video, un'intervista di Harry Dogan. Vediamo, apriamo il primo. Bene, ma non benissimo, perché mi pare che questi siano gli articolo 31 e non capisco quello che era. Avete visto? Avete visto? Ora ci arriviamo, eh. Questi insomma sono gli articolo 31, ma arriviamo alla parte più bella di questo contenuto speciale del hard disk di Harry Dogan. Pazientate un attimo perché non ci sono i controlli e quindi non posso andare avanti. Dobbiamo avere qualche secondo di pazienza, ma ci arriviamo. Ah, eccolo qua, ecco alla fine del video. Praticamente questo clip contenuto nella sezione special del hard disk di Harry Dogan è stato realizzato da questa persona, non so chi sia, che inquadrava uno schermo. Saranno delle prove, immagino, di upload sull'app di hard disk, ma mi chiedo come mai non è stato controllato. E sì che ho voluto aspettare almeno una settimana prima di registrare questo video per vedere se nel frattempo avessero tolto questi bug, nemmeno bug, questi contenuti che non hanno senso di esistere. La cosa più bella però è questo. L'avete riconosciuto? Lui è il tipo di Viva la focaccia. Grazie a lui devo dire che faccio delle pizze in casa strepitose, però non riesco a capire cosa ci faccia Viva la focaccia nell'app di hard disk e nella sezione special di tale Harry Dogan. Veramente senza parole. E niente, non riuscivo ad andare avanti nel montaggio se non avessi scoperto chi fosse questo Harry Dogan. Chi è Harry Dogan? Ho cercato su Google, cosa mi viene fuori? Harry Dogan TikTok.
vediamo se ci dà qualche indizio. Non credo che sia quello che abbiamo visto nell'app di Quardisk. Qui non c'è un indizio, un link che possa essere attendibile. Vedo che qui c'è un link che mi porta sul sito di Quardisk. Harry Dogan vince l'European Tour. Ma andiamo a vedere. Questo non penso che sia Harry Dogan, questa è una foto scattata sulla piazza del Duomo di Milano, e troviamo la scritta che c'è nei file di testo, nelle applicazioni, mi sembra su Pages, una cosa del genere, lorem ipsum dolor sit amet, insomma un testo ancora da editare. Questa è la notizia che ci dice che Harry Dogan vince l'European Tour, quindi immagino che Harry Dogan non esista alla fine, però se voi cliccate sui brani li ascoltate, Insomma, scoperto l'arcano facendo una prova con Shazam sul brano di Harry Dogan, mi sono venuti i brani di un gruppo, di una band che si chiama The Radiant. Non so chi sia anche in questo caso, album del 2009. E allora, in definitiva, cosa penso di questo Quardisk? Beh, devo dire che l'idea è buona e il fatto che provenga da una startup italiana merita sicuramente attenzione. Però la realizzazione lato chiavetta e lato app deve essere necessariamente rivista per offrire un'esperienza che possa considerarsi veramente di qualità e soprattutto al passo coi tempi, visto che Quardisk si prefigge di rappresentare la musica 3.0, ossia la fruizione musicale del presente e dell'immediato futuro, dove gli NFT, ossia i beni digitali non tangibili, sono già una realtà in altri ambiti, e penso ad esempio al mondo del gaming, che rappresentando l'immaginazione e il futuribile da sempre detta le innovazioni in campo marketing. Il fulcro dell'esperienza, che a quanto pare dovrebbe avvenire via app, è castrato dall'app stessa, che oltre ad essere oggi povera di quei contenuti speciali identificati dai realizzatori come uno dei punti di forza di Quardisk, appare anche scarsamente ottimizzata ed è inconcepibile che non si possano salvare i brani sul proprio telefono. Occorre una versione 1.1 o meglio 2.0 dell'app, e anche piuttosto urgentemente. Per tutti questi motivi ripenserei al prezzo di vendita, perché 49 euro sono veramente tanti, troppi se rapportati al vinile e al CD, e soprattutto in rapporto a quello che ottengo. L'idea dei contenuti extra è ottima, ma è realizzata, perlomeno ad oggi, in modo sciatto. E allora mi chiedo, possibile che nessuno in Quardisk si sia accorto di queste piccole magagne prima di andare online? Perché la mia impressione è che si sia puntato molto sulla copertura mediatica di questo nuovo formato e poco sulla fase di test e ottimizzazione dell'app. E in ogni caso, purtroppo non se ne esce. Qualora mi venisse obiettato: Johnny, ma l'app è solo una parte dell'esperienza, a noi interessa di più l'esperienza fisica del Quardisk, l'oggetto che tocchi, va bene, ma allora ripensa la chiavetta. La card è figa, ma allega una memoria USB più grande, almeno da 4 GB. Mettici dentro tutti i contenuti speciali e un file di testo con un link per registrare il mio Quardisk sul sito, in modo che io venga avvisato via mail quando verranno resi disponibili altri contenuti. Nel senso che ci deve essere una esperienza parallela che lega l'esperienza fisica a quella dell'app. Così sono due cose disgiunte. E soprattutto direi che così ad oggi il Quardisk è una via di mezzo che rischia di non accontentare pienamente nessuno, né chi cerca la comodità dello streaming né chi cerca l'appagamento del supporto fisico, e soprattutto non offre reali motivi per cui io debba preferire questa esperienza rispetto a quella che posso avere, ad esempio, acquistando la copia dell'album in CD per avere il supporto fisico e utilizzando l'alta qualità audio in streaming di qualsiasi servizio che lo consenta, come ad esempio nel mio caso Apple Music.
Nonostante quindi ci siano diversi aspetti da rivedere, anche abbastanza rilevanti, non voglio dare una bocciatura definitiva al Quad Disc, nel senso che spero che tra un anno, quando la rosa dei titoli pubblicati sarà più ampia, a quel punto spero che le cose siano cambiate in meglio. In quel caso tornerò per parlarvene e per mostrarvi tutti i progressi, perché credo che ogni iniziativa italiana debba ricevere più attenzione di qualsiasi controparte estera, ed è il motivo per cui ho realizzato questo video, uno dei motivi. Allo stesso tempo, gli appassionati che pagano un prodotto o un servizio, e neanche poco, meritano che quel servizio sia davvero efficiente. Nel 2023 poi certe distrazioni e certe mancanze non sono più ammesse. Per questo auguro a Quad Disc che possa ingranare la giusta marcia e diventare al più presto un'eccellenza italiana invidiata in tutto il mondo. A presto e buoni ascolti. Anche in Quad Disc magari, in futuro.